Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Come avete capito sicuramente dal titolo, oggi voglio parlarvi di qualcosa di unico al mondo, un qualcosa che fa veramente rabbrividire. Ma prima di cominciare mi raccomando, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di lasciare un bel like a questo video e di commentare. Ma ora partiamo. Chi di voi conosce Rosalia Lombardo? Se c'è qualcuno che la conosce probabilmente già sa di quello che sto parlando, ma sono sicuro, come in altre occasioni, che non tutti di voi la conoscano e io sono oggi con voi qui proprio per raccontarvi la stupefacente e unica e più rara cosa che penso sia mai accaduta su questa terra. Ma partiamo come sempre dagli albori, perché il 13 dicembre del 1918 Mario Lombardo è un ufficiale di fanteria che solo in questo giorno scopre cosa sia la vera felicità. Maria di Cara, infatti, la sua compagna, ha appena messo al mondo la prima loro figlia, appunto di nome Rosalia, e infatti è proprio su di lei che si basa questa storia. Mario e Maria non sono sposati al momento della nascita della loro piccola, ma dopo il suo 7° mese di vita decisero anche di sposarsi. Hanno fatto questa scelta perché sono consapevoli anche loro che c'era bisogno di intraprendere questo passo per poter garantire serenità e tranquillità a tutta la famiglia. Infatti la loro vita scorre molto più felicemente, anche perché sono sempre più innamorati, conducono una bella vita tranquilla, agiata, e la loro piccola cresce bella e in salute. Ma ad un certo punto, ragazzi, purtroppo il destino tira un brutto scherzo a questi genitori. Infatti il 6 dicembre del 1920, a pochi giorni dal suo compleanno, Rosalia purtroppo muore. Broncopolmonite, tifo e difterite. Sono queste le analisi. Sono state diffuse e furono la causa della morte della piccola. Ragazzi, pensate che alcuni ricercatori hanno avuto modo di studiare il corpo di Rosalia e hanno scoperto che con grandissima probabilità questo decesso è stato causato proprio dalla broncopolmonite, scartando quasi categoricamente tutte le altre possibilità. Arrivare a questa conclusione per questi ricercatori non è stato molto difficile. La salma della piccola Rosalia ha gli organi che sono ancora in perfetto stato di conservazione e si nota anche che un polmone è molto più denso rispetto all'altro, chiaro segno che effettivamente la piccola si è ammalata proprio di broncopolmonite. Ma torniamo a quel fatidico giorno del 6 dicembre del 1920. Ragazzi, chiudiamo per un istante gli occhi e immaginiamo solo per un secondo lo strazio e il dolore di quei poveri genitori che hanno perso la loro figlia. Già di per sé il fatto di perdere un figlio è una cosa dolorosissima, ma immaginatevi solamente una piccola di soli 2 anni. La tragedia è sicuramente molto più difficile da sopportare. Forse è proprio per questo motivo che i genitori di Rosalia hanno richiesto che il piccolo corpo di Rosalia fosse affidato ad Alfredo Salaria, uno dei più famosi imbalsamatori del Novecento, con la speranza in questo modo di poter omaggiare al meglio la memoria della loro piccola, strappatole via, troppo giovane e che aveva ancora davvero in ogni senso della parola tutta un'intera vita davanti a sé. E hanno fatto questo anche con la speranza di fermare il tempo. Alfredo Salaria è arrivato a casa dei coniugi Lombardo, situata in piazza San Francesco di Paola, circa 24 ore dopo il decesso della piccola. L'imbalsamazione, raga, è avvenuta proprio nella loro casa. In quella casa dove la piccola ha vissuto solo i primi 2 anni della sua vita, circondata di felicità, di affetto e di tanto amore. Una volta terminata l'imbalsamazione, Rosalia è stata trasportata nelle catacombe dei Cappuccini, cosa resa possibile proprio dal sindaco della città, Giuseppe Lanza di Scalea, che infatti dette il suo permesso. Ma ragazzi, facciamoci una domanda. Come mai il corpo della piccola Rosalia è stato in quelle catacombe per così tanto tempo? Perché soprattutto ancora tutt'oggi si trova ancora lì? Anche perché, secondo le leggi di un tempo, i corpi imbalsamati sarebbero dovuti rimanere nelle catacombe per poco tempo, praticamente solo temporaneamente, per poi trovare in seguito una sepoltura definitiva. Una sepoltura, ragazzi, che purtroppo Rosalia non ha mai avuto.
Quindi credo sia un po' impossibile rispondere alla domanda del perché il corpo attualmente si trova ancora lì. Quel che è certo è che però i genitori di Rosalia negli anni successivi alla morte della loro piccola hanno viaggiato molto per motivi di lavoro. Si sono trasferiti anche in altre città italiane, ma addirittura anche all'estero, senza purtroppo aver avuto la possibilità di scegliere un cimitero per permettergli così ogni volta che volevano di poterla andare a trovare. Infatti potrebbe essere proprio questo il motivo del perché la piccola si trovi ancora nelle catacombe, perché sicuramente lì è in ottime mani. Ragazzi, però è molto importante anche dirvi che nel 1925 la coppia Lombardo ebbe anche un'altra figlia, che è stata chiamata, indovinate come, proprio con lo stesso nome della sorellina, ovvero Rosalia. Anche se il corpo della piccola non ha mai trovato una degna sepoltura, la scelta di questa imbalsamazione è soprattutto per un motivo specifico, ovvero donarle il riposo eterno e dare il suo stesso nome alla sorellina, sono il chiaro segno di quanto Rosalia sia amata. Il corpo di Rosalia Lombardo non è di certo il primo corpo su cui mise le mani Alfredo Salaria. Infatti, come vi ho detto prima, considerato uno dei migliori imbalsamatori del Novecento, è stato scelto da molte famiglie nobili in quel corso del tempo, e sempre ovviamente per lo stesso motivo, creare delle salme per i loro cari. Il lavoro che però Alfredo Salaria è riuscito a fare sul corpo della piccola Rosalia è davvero straordinario, fa venire la pelle d'oca, raga. Infatti quel lavoro che ha fatto sulla piccola Rosalia è il lavoro migliore che è riuscito a fare in assoluto. Infatti quella salma è stata considerata la salma più bella del mondo, ma non solo dalla gente comune, anche dagli esperti e da altri studiosi del settore. Ma secondo voi com'è riuscito a fare un lavoro così perfetto e impeccabile? Infatti Alfredo ha studiato moltissimo per arrivare a ottenere questi risultati. Ha studiato e sperimentato, è vero, ma in totale autonomia. Sembra infatti che questo imbalsamatore non abbia intrapreso alcun tipo di studio universitario a riguardo. Ma sicuramente, ragazzi, Alfredo Salaria è un grandissimo appassionato di chimica, oltre ovviamente che di anatomia, e nel corso degli anni ha avuto modo di fare moltissimi esperimenti. Prima iniziò sui corpi degli animali, poi a partire dai primi anni del Novecento anche sui cadaveri umani, grazie alla possibilità che gli venne concessa di accedere alla scuola anatomica del professor Randaccio. Per molti anni il mix di sostanze chimiche che Alfredo Salaria ha utilizzato su Rosalia è rimasto sconosciuto, ma non solo quello, anche la tecnica utilizzata. Infatti a riguardo molti studiosi e ricercatori hanno fatto molte ipotesi, ma senza alcun tipo di riscontro e soprattutto senza avere per le mani alcun tipo di documentazione ufficiale. Un giorno una delle discendenti della famiglia Salaria si è ricordata di aver conservato un antico manoscritto. Lo consegnò infatti ai ricercatori, che a quel punto, proprio lì, hanno scoperto questa formula che è stata per tutti questi anni così segreta per poter garantire un lavoro così perfetto e così realistico. E sapete cosa ha utilizzato Alfredo sul corpo di Rosalia? Glicerina, formalina, sali di zinco, alcol e acido salicilico. Ma non solo questo, raga, perché ha aggiunto anche perfino della paraffina disciolta nell'aria. Tutto questo mix di sostanze chimiche pensate che è stato iniettato a Rosalia direttamente nell'arteria femorale. Alfredo ha progettato anche una bara ad hoc per Rosalia, con coperchio in vetro saldato ad una cassa di legno, in modo tale che la conservazione della salma potesse durare a lungo, visto e considerato che non c'era alcun contatto con la luce e nessuna persona può toccarla. Ed è grazie a tutto questo se il corpo della piccolina è arrivato così perfetto e intatto fino ai giorni nostri. I ricercatori, ovviamente con tutte le dovute precauzioni, hanno potuto constatare che gli organi interni ancora tutt'oggi sono in più che ottime condizioni. Ma quello che sorprende tutti, raga, è il viso, che tutti possono vedere anche tutt'oggi nelle catacombe a Palermo. Infatti quel volto ha dei lineamenti molto dolci, le guance paffute proprio di una piccolina di 2 anni, compresi i suoi capelli, e un ciuffo fermato da un fiocchettino giallo. Gli occhi sono semiaperti, così che il viso possa apparire ancora più rilassato e dolce. Ma raga, tenetevi forte, perché quegli occhi, molti visitatori e quindi molti testimoni hanno affermato di aver visto proprio quegli occhi
come se in un certo senso si aprissero e si chiudessero, come se da un momento all'altro quella piccolina cominciasse a muoversi. Quella salma si mantiene così in perfette condizioni da oltre 100 anni. Ma è anche vero che i ricercatori e studiosi hanno creato, per la piccola Rosalia della Sicilia, una teca di ultima generazione appositamente progettata. Qualche anno fa, infatti, si sono resi conto che il volto di questa piccolina stava andando lentamente in decomposizione. Anche la salma migliore prima o poi ha un decadimento. Inoltre sembrerebbe che durante gli anni, dovrebbe essere intorno agli anni 60-70, quel vetro lì si sia anche rotto. Quindi è possibile che la salma a contatto con l'aria, che è avvenuto prima della sostituzione del vetro, abbia effettivamente causato danni. Rispetto a quando la salma la prima volta fu posizionata nelle catacombe dei Cappuccini, sembra che la pelle del viso sia diventata un po' più scura rispetto a come era prima, ma i capelli invece si sono schiariti. Infatti un tempo erano castani e adesso piano piano stanno diventando sul biondo. I ricercatori, appunto di conseguenza, hanno ricreato per Rosalia una nuova teca in alluminio satura di azoto e hanno spostato il corpo della piccola in un luogo meno umido. Grazie a questi accorgimenti, ragazzi, è possibile mantenere il corpo di quella salma ancora perfetta per molto molto tempo. La perfezione che proprio quella piccola si merita. Pensate che Rosalia è circondata da moltissime altre salme. Il numero esatto non si sa, ma superano sicuramente gli 8000 corpi. Tutte le altre salme infatti sono state svuotate dai loro organi interni e lasciate poi a riposare per un anno circa. Passato questo periodo sono state lavate tutte con aceto per poi essere riempite di paglia e a sua volta vestite. Ma questo tipo di procedimento non offre alcun rispetto per il viso, ma nonostante ciò erano moltissime le persone che praticamente cercavano questo tipo di trattamento. Ovviamente era costosissimo, infatti tutte quelle salme appartenevano a famiglie di ceto molto elevato. Ma raga, un attimo, fermiamoci un secondo e facciamoci una piccola domanda. Dove si troverà la salma di Alfredo Salaria invece? La sua salma non si trova qui, è stato tumulato. Infatti i ricercatori hanno voluto vedere in che condizioni si trovasse il suo corpo. Di lui che ha donato il riposo e il sonno eterno a moltissime persone, e non solo, ma che ha anche trasformato il corpo di Rosalia in un capolavoro, non resta che solo un mucchietto di ossa. I piccoli occhi di Rosalia, come vi ho detto prima, non sono chiusi, sono quasi aperti, sono semi-aperti diciamo. Infatti dà l'impressione che stia semplicemente dormendo e non solo, ma che si stia per risvegliare da un momento all'altro. Molti testimoni però, come vi ho detto anche questa cosa qui prima, affermano di aver visto addirittura sbattere le palpebre e sembra che anche le telecamere di videosorveglianza abbiano ripreso proprio questo tipo di movimento, anche se comunque molto lieve e leggero. Quindi ragazzi, qua non si sta parlando solamente di testimoni oculari, ma anche proprio di una ripresa della telecamera stessa che è in funzione H24. Anche alcune fotografie, infatti, scattate in sequenza con un intervallo di circa 1 minuto, hanno dato proprio questa testimonianza. Raga, mettetemi voi cosa ne pensate nei commenti. Sta succedendo davvero un miracolo o è solo un'illusione ottica? Fatemi sapere la vostra perché sono veramente curioso. Ma c'è un'ultima curiosità che riguarda Rosalia. Grazie agli avanzatissimi strumenti tecnologici, i ricercatori hanno notato una bottiglia vuota sotto il capo di Rosalia. Sembra che sia una pratica comune, quella di inserire nella bara una bottiglia con all'interno del reagente per prevenire la muffa e far sì ovviamente che la salma si conservi più a lungo. Ma il fatto davvero strano, raga, è che quella bottiglia non contiene assolutamente nulla, è totalmente vuota. E questo, oltre che ad essere un fatto inspiegabile, è veramente un mistero. Ragazzi, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, come dico sempre, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, commentate e tempestate di like questo video. Noi ci vediamo prestissimo, come dico sempre, nel nostro prossimo video. Intanto, a proposito, chi è in ferie, buone ferie ragazzi, fatele anche per me perché io purtroppo non vado, rimango qua. Quindi ci vediamo a prestissimo. Ciao raga e stay tuned!